Ciao a tutti e bentornati su Turkey News Magazine. Oggi vi porto dentro un istante tanto breve quanto decisivo, un frammento che in molti hanno lasciato scivolare via, ma che in realtà orienta l'intero corso di una relazione. Parliamo di quel momento in cui Demet, senza volerlo, non ha colto qualcosa di essenziale, un indizio che, se letto con attenzione, avrebbe cambiato il modo in cui vede Yaman e, di conseguenza, il senso della sua approvazione. È un dettaglio strettamente legato al linguaggio silenzioso di Yaman, a quel modo di proteggere che non ha bisogno di proclami. Lo esploriamo insieme, attraversando gesti, pause, sguardi, perché sono proprio i particolari a raccontare le verità più grandi, specialmente quando si parla di due figure come Demet e Yaman, costantemente sotto i riflettori, tra set, interviste e famiglie che pesano come montagne. Se vi piacciono i racconti che invitano a rileggere le scene e a mettere in discussione ciò che sembra ovvio, restate con me. Prima di entrare nel vivo, però, un piccolo promemoria: se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Turkey News Magazine. È gratis, vi tiene aggiornati su tutti i prossimi video e vi permette di non perdere nessuno dei tasselli che ogni volta incastriamo per ricostruire storie che vibrano di emozioni, incomprensioni e svolte improvvise. Il tema di oggi potrebbe intitolarsi così: il dettaglio che Demet non ha notato e che svela l'approvazione di Yaman. Ma di quale dettaglio stiamo parlando, davvero? Per comprenderlo, dobbiamo arretrare di un passo e osservare la dinamica complessiva tra Demet, Yaman e il contesto in cui si muovono. Demet è una donna che ha imparato a difendersi, che porta con sé fragilità mescolate a forza, con il bisogno, ogni tanto, di sentire un sì chiaro, inequivocabile. Quel sì non solo da Yaman, ma anche da chi le sta intorno, dalle famiglie, dagli amici, dal mondo che giudica con fastidiosa disinvoltura. È in questa ricerca di conferme che si nasconde la chiave di ciò che le è sfuggito. La scena. Una cena di famiglia, a Istanbul, dopo giorni di viaggi, telefonate internazionali, impegni a Roma e contratti da firmare. I piatti fumano, i parenti parlano a voce bassa, qualcuno commenta titoli di giornale, altri scherzano con quella leggerezza che a volte copre domande pesanti. Demet è seduta accanto a Yaman e sta cercando di spiegare una scelta professionale che ha fatto discutere, un progetto ambizioso, forse un ruolo che la porterà lontano per un po', o semplicemente un confine messo a tutela del proprio equilibrio. Gli occhi si spostano su di lei, qualcuno fa un'osservazione tagliente, qualcun altro finge neutralità. Demet cerca lo sguardo di Yaman. Vuole quel gesto che dica sono con te, senza margini di equivoco, magari una frase pronunciata a voce alta, limpida. Yaman, però, è uno che parla con i fatti. Non ama agitare la voce in mezzo a una tavola già tesa. E proprio lì, in quell'istante in cui Demet chiede una dichiarazione, lui le sta già offrendo qualcosa di più prezioso. La difesa discreta, la protezione operata per deviare il bersaglio e assorbirne l'urto. Un parente insinua un dubbio su Demet? Yaman alza gli occhi, fermi, e sposta la conversazione come un regista che cambia l'inquadratura al momento giusto. Qualcuno tenta una battuta amara? Yaman la taglia con un sorriso corto e una frase pratica che rimette tutti al loro posto. Un brindisi rischia di diventare il pretesto per una frecciata? Yaman parla per primo, cambiando ritmo, accendendo un ricordo comune che scioglie la rigidità. Non è teatro, non è retorica. È un muro silenzioso che si erge intorno a Demet senza dichiararsi muro. Eppure Demet, assorta dal bisogno di sentirsi dire a chiare lettere io ti approvo, non vede l'arco invisibile che Yaman ha teso attorno a lei. Invece di percepire la sua strategia, interpreta l'assenza di una frase solenne come un'assenza di sostegno. Da questa piccola crepa nasce un eco. Demet si irrigidisce, le parole le escono con più durezza. Gli sguardi dei presenti si fanno più attenti, qualcuno si convince che la sua posizione sia fragile. È il paradosso più crudele: mentre Yaman la protegge, Demet, non riconoscendo il gesto, finisce per muoversi come se fosse sola. E proprio quella postura difensiva diventa, agli occhi degli altri, la prova che qualcosa non quadra. Il circolo vizioso prende forma in pochi minuti e continuerà a girare anche dopo la cena.
Se Dimet avesse letto la grammatica non detta di Yaman, avrebbe sentito un calore diverso. Avrebbe percepito che, pur senza fare proclami, lui stava smussando gli spigoli, prendendosi addosso pezzi di pressione perché non la colpissero. Avrebbe capito che quel modo di aggiustare il tono delle conversazioni, di collocarsi tra lei e gli altri come un filtro, era una dichiarazione forte quanto qualsiasi "io sto dalla tua parte". L'approvazione, talvolta, non è una sentenza pronunciata davanti a tutti, ma il lavorio costante di chi vigila e interviene con misura per proteggerti dal fuoco incrociato. Guardiamo i fatti dal punto di vista di Yaman. Non è l'uomo della parola esagerata, non è la figura che alza la voce per imporsi. È abituato a tenere insieme mondo pubblico e vita privata, set, produttori, articoli di giornale che vogliono sempre un titolo in più. Sa che in famiglia ogni sillaba pesa e che un commento plateale può innescare dinamiche difficili da domare. Perciò sceglie la strada che conosce, fa, più che dire. Ma quando Dimet non coglie, lui resta spiazzato. Si domanda come sia possibile che non veda la rete che sta tessendo per lei, si morde le labbra per non trasformare la tavola in un tribunale, si affida alla speranza che, più tardi, lontano da orecchie curiose, lei capisca. Dopo quella sera, però, le conseguenze si allungano. Dimet porta con sé un residuo di delusione. Risponde freddamente ai messaggi di chi, dai giornali, tenta la solita pesca delle indiscrezioni. Pubblica una storia sui social dal tono neutro, che qualcuno legge come un segnale di stanchezza. Yaman, a sua volta, interpreta la sua distanza come il sospetto che lui non l'abbia difesa. Sente di essere stato giudicato per non aver recitato il copione che gli altri si aspettano, proprio mentre cercava di evitare uno scontro sterile. La frattura non è grande, ma è reale, e si infila nelle fessure lasciate dai ritmi di lavoro, dai voli notturni, dai cambi di fuso tra Roma e Istanbul che rendono tutto più fragile. Ecco la lezione che questo momento ci insegna: la comunicazione non verbale non è un accessorio, è sostanza. Ci sono parole che impediscono la pace e silenzi che la costruiscono. Ci sono gesti che a occhio distratto sembrano irrilevanti, e invece sono fondamenta. Dimet, cercando chiarezza nel modo che le è più familiare, ha trascurato un'evidenza: l'approvazione di Yaman era lì, nelle scelte strategiche che lui stava facendo in tempo reale per proteggerla, nei cambi di tema assestati come parate, nelle interruzioni gentili ma ferme destinate a far scivolare via i colpi. Se avesse dato fiducia a quella difesa discreta, probabilmente la sua postura emotiva sarebbe cambiata. Avrebbe parlato con più calma, lo sguardo non avrebbe cercato continuamente il timbro di un sì pubblico. E in risposta, i presenti avrebbero colto una donna sicura, sostenuta, non costretta a barricarsi. Lo stesso Yaman, vedendo Dimet riconoscere il suo modo di esserci, si sarebbe sentito letto, accolto, e avrebbe continuato su quella strada con maggiore serenità. È questo il punto in cui una relazione cresce o si incaglia. Nel riconoscere il valore dell'altro, anche quando si esprime con una lingua diversa dalla nostra. Provate a immaginare le ripercussioni a lungo termine di un dettaglio mancato come questo. Bastano poche incomprensioni per creare narrazioni distorte. Dimet, convinta di dover bastare a se stessa perché il sostegno non c'è, potrebbe irrigidirsi anche in contesti che non lo richiedono, prendere decisioni difensive, chiudersi per non farsi ferire. Yaman, osservando queste reazioni, potrebbe leggere in esse un giudizio sul suo modo di amare, pensare che a Dimet serva un altro tipo di partner, più clamore e meno misura. È così che le coppie forti si ritrovano, a volte, ai lati opposti di un ponte che in realtà potrebbe ancora reggere il loro peso. Non stiamo dicendo che la responsabilità sia solo di Dimet. È vero anche il contrario: Yaman può imparare a tradurre i suoi gesti in parole quando l'occasione lo chiede. Non sempre la prudenza è la scelta migliore, a volte una frase chiara permette di spezzare, sul nascere, la catena delle letture sbagliate. Ma in quella cena, in quel preciso intreccio di voci e pressioni, ciò che pesava di più era l'intenzione. E l'intenzione di Yaman, osservabile in ogni tratto della sua postura, era inequivocabile: difendere Dimet, alleggerire l'aria, impedirle di essere isolata come il bersaglio comodo della serata. Riascoltando mentalmente la scena,
si potrebbe anche riconoscere un momento esatto in cui il dettaglio è passato sotto traccia. Un parente pone una domanda insinuante, apparentemente innocua, che in realtà è un gancio per farla inciampare. Yaman risponde al posto di Dimet, ma non per zittirla, per reindirizzare l'attenzione sulla questione pratica e chiudere l'angolo in cui volevano spingerla. Dimet, però, interpreta quel parlare in sua vece come un sottrarle la voce, non come un gesto di protezione. E lì, in quell'equivoco, nasce l'intero fraintendimento. Lui sta ripulendo il campo, lei si sente scavalcata e non vista. Bastava riconoscere la logica dell'azione per leggere un ti sto coprendo, non un lascia parlare gli altri. Questo episodio vale più di 1000 definizioni accademiche sulla comunicazione. Mostra come le aspettative personali possano diventare lenti deformanti. Dimet voleva sentirsi approvata nel modo per lei più immediato, Yaman la stava approvando nel modo per lui più efficace. Sono due grammatiche che non si annullano, possono anzi incontrarsi, ma richiedono ascolto e fiducia. E quando il mondo di fuori urla, quando i microfoni cercano lo strappo, quando la famiglia chiede spiegazioni, la scelta di credere che l'altro sia con te, anche se non lo sta dicendo ad alta voce, è una scelta forte, quasi rivoluzionaria. Ricostruiamo allora l'insegnamento centrale della serata. Il segnale che Dimet ha mancato non era una frase, ma un insieme di atti, lo sguardo di ammonimento rivolto a chi stava esagerando, la battuta asciutta usata come scudo, il cambio di argomento impeccabile nel momento giusto, la mano che sfiora lo schienale della sua sedia come a dire ci sono, senza bisogno di spillette o fanfare. Era tutto lì, a un passo da lei. Nel non vederlo, Dimet ha sentito il freddo dell'assenza e ha reagito di conseguenza. Ma il freddo veniva da un'ombra interpretata male, non da un vuoto reale. È affascinante, e anche un po' doloroso, pensare a quanto spesso le storie che amiamo siano fatte di dettagli così. Non sono i grandi discorsi a salvare le coppie, ma i piccoli allineamenti quotidiani. Non sono le dichiarazioni memorabili a sostenere nel lungo periodo, ma la capacità di leggere l'altro quando il rumore intorno è più forte. Dimet e Yaman non sono diversi dagli altri, anche se tutto di loro viene amplificato. E proprio per questo, la lezione è doppia, per chi osserva da fuori e per chi, come loro, vive dentro la tempesta dei riflettori. In definitiva, il dettaglio che Dimet non ha visto è la prova silenziosa dell'approvazione di Yaman. Non uno slogan, non un discorso, ma un presidio. Non un trofeo da esibire, ma una cura messa in atto nel momento del bisogno. E questo accecamento selettivo, alimentato dalle proprie insicurezze, ha creato ondulazioni che si sono allargate oltre la cena, influendo sui giorni successivi, sui toni dei messaggi, sulle scelte, perfino sulle letture della stampa che vive di sottintesi e fotografie rubate. Prima di chiudere, lasciatemi stringere il filo della nostra analisi in un ultimo quadro. Dimet cercava conferme in forma esplicita e, non trovandole, ha percepito il vuoto. Yaman le stava offrendo una protezione operosa, ma discreta, che lei non ha riconosciuto. Da questa divergenza è nato un ciclo di insicurezze e difese, quelle difese che, viste da fuori, hanno avallato i dubbi dei presenti. Eppure, là sotto, l'approvazione c'era. Rimane la domanda più utile: come si impara a vederla, la prossima volta? Forse cominciando a nominare il non detto quando si è soli, magari iniziando con un semplice ti ho difesa così, l'hai sentito? O con un fidati del mio modo di stare, anche quando non parlo. Sono frasi apparentemente minuscole, ma aprono porte che altrimenti restano serrate. Grazie per avermi seguito fin qui. Spero che questa lettura vi abbia offerto un punto di vista nuovo, capace di restituire dignità ai gesti che, nella confusione, sembrano invisibili. Ora tocca a voi. Siete d'accordo con questa ricostruzione? C'è un particolare che, secondo voi, Dimet avrebbe potuto intercettare e non ha visto? Scrivetelo nei commenti, perché il confronto rende più ricca la nostra comunità e mi aiuta a capire quali nodi volete che sciolga nei prossimi video. Se vi è piaciuto questo racconto e volete continuare a esplorare le pieghe emotive delle storie che ci appassionano, lasciate un like, condividete con chi ama seguire questi percorsi e, soprattutto, iscrivetevi a Turkey News Magazine attivando le notifiche.
Ci vediamo presto, qui, dove i dettagli non sono mai un dettaglio.